Buongiorno, questo mio video parla della mia app CarMoveUp e si concentra in particolare sugli aspetti che riguardano la privacy dell'utente, con particolare riferimento al rilevamento della posizione geografica che è utilizzato dalla mia app. Per capirsi meglio inquadriamo prima il contesto. La principale funzione della mia app CarMoveUp è quella di accendere e spegnere Bluetooth oppure la Wi-Fi lo smartphone su cui risiede o lanciare applicazioni sulla base delle condizioni impostate dall'utente. Tra le varie condizioni impostate dall'utente ci concentriamo in particolare su tre di queste funzionalità. Una di queste è se ci stiamo muovendo in queste condizioni rilevabili, se ci stiamo muovendo a una certa velocità, e questo ovviamente è ottenibile dal rilevamento della posizione in più momenti successivi, calcolando poi la media della velocità. Si trova in una certa posizione geografica, qui ovviamente è necessario conoscere con assoluta precisione la posizione in cui ci troviamo, oppure qualsiasi condizione esprimibile da un plugin scritto in Java dall'utente stesso, e tra le varie condizioni e tra le varie istruzioni disponibili c'è anche la posizione geografica attuale, la sua precisione, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste condizioni qui sopra espresse devono essere sempre verificate, dato che la mia app lavora in background, tipicamente la posate sul cruscotto e poi viaggiate, e quindi l'app deve lavorare in background, il servizio che deve lavorare sempre e continuativamente per svolgere le sue funzionalità. Bene. Procediamo adesso in dettaglio rapidamente una carrellata delle tre modalità. La modalità posizione e velocità si seleziona andando in modalità movimento e poi selezionando la sottomodalità rilevamento posizione e velocità, e poi si definiscono i vari parametri operativi, tra cui chiaramente viene impostata il tempo ogni quanto volete la posizione, quindi quanto maggiore e preciso e reattivo sarà, e soprattutto la velocità che volete impostare. Le altre istruzioni per adesso non ci interessano, concentriamoci proprio sugli aspetti della posizione. Ecco, la modalità recinti virtuali si seleziona attivando la modalità recinto virtuale, e all'interno di questa modalità, quando poi ne settate i parametri operativi, definite i recinti stessi, e i recinti si definiscono ovviamente scrivendo longitudine e latitudine, un raggio di attivazione, e poi chiaramente si definiscono le azioni che volete che vengano fatte, tipo accendere, spegnere tutto, oppure la wifi o lanciare applicazioni, anche come la precedente modalità. Dopodiché passiamo alla modalità, diciamo, più generica, più potente, ovvero sia la programmazione dell'app. All'interno della funzionalità di programmazione dell'app è possibile scrivere istruzioni, e tra le varie istruzioni c'è anche la posizione geografica. In questo caso, se intendete utilizzare le istruzioni relative alla posizione geografica, occorre attivare l'opzione sotto rilevamento della posizione abilitata, in maniera tale che anche se non state utilizzando la posizione geografica, magari state utilizzando la modalità attività, verranno comunque acquisite le posizioni per poter far funzionare le vostre istruzioni specifiche relative all'acquisizione della posizione stessa. Bene, ecco, procediamo adesso sull'ultima slide, che si concentra proprio sul fatto di richiedere i permessi all'utente. Quindi quando entriamo in una di queste tre modalità, ovvero ovviamente la posizione velocità, il centro virtuale, programma l'app, e programma l'app però con riferimento specifico a voglio utilizzare le istruzioni relative alla posizione geografica, bene, vi verranno esplicitamente richiesti i permessi, mettendovi in guardia sul fatto che ovviamente state richiedendo l'acquisizione della posizione, e viene spiegato ovviamente per cosa vorranno, il motivo per cui vengono richiesti, e la necessità che vengano anche acquisiti in background, dovendo questa app svolgere un servizio continuativo. Ecco, qui vedete la spiegazione che esce fuori, e la richiesta di di selezionare il consenti sempre. Ecco, adesso vediamo un attimino una dimostrazione pratica. Ok, allora
passiamo qua, ecco adesso per esempio siamo in modalità riconoscimento attività, passiamo in sottomodalità rilevamento posizione geografica. Appena io seleziono questa, così come le altre due opzioni, viene fuori la didascalia che vi parla dei permessi posizione, del perché vengono richiesti, anche quando l'app è in chiusa, al fine di rilevare la tua posizione di corrente, che viene utilizzata esclusivamente per eseguire la funzionalità richiesta, ovvero accendere o spegnere al verificarsi delle condizioni configurate, quindi velocità, oppure posizione geografica con i centri virtuali, oppure istruzioni di programmazione inerenti all'acquisizione della posizione. Ecco, proprio perché stiamo parlando di verificare sempre queste condizioni, per questo motivo in Android 10 devi selezionare la casella di spunta, 10 è superiore, devi selezionare la casella di spunta, consenti sempre. Ecco qui, se adesso noi schiacciamo ok, vedete che appare qui possiamo andare a consentire sempre, ed ecco qua a questo punto possiamo attivare la sottomodalità di rilevamento della posizione. Ecco, a questo punto posso lanciare il mio simulatore ecco, e vedete che stanno comparendo le posizioni, io mi trovo intorno a Genova, ecco, ecco adesso abbiamo superato la velocità di 25 km orari e la mia app si è attivata e come vedete ha acceso il Bluetooth. Ecco, è assolutamente evidente che sta acquisendo la posizione, lo potete vedere qua, che sta acquisendo la velocità, lo si vede anche dal relativo plugin che sta facendo vedere la modalità rilevamento posizione geografica con la velocità rilevata, lo stato di attivazione, eccetera, eccetera.